Questa tecnica viene da lontano, ha radici profondissime, che risale a 5.000 anni fa e viene dalle tecniche pranayama importate dall'Oriente. Il nostro caposcuola, il dottor Falzoni Gallerani, l'ha integrata con tutta la conoscenza della psicologia occidentale. Questa tecnica non punta, non mira all'automiglioramento, mai, mai. Non dobbiamo cambiare perché andiamo già bene. Siamo dei miracoli che camminiamo. Se io penso di cambiare vuol dire che ho un ideale dentro di me a cui io devo assomigliare. E quello è un pensiero, è un concetto, è una cosa che passa. Non so io so questa, no? Trascenderlo vuol dire che io posso stare dentro una situazione di condizionamento, però so che posso anche essere altro. Aprire la mia consapevolezza, per cui l'invito è che mentre respireremo non dobbiamo fare nient'altro che stare in quello che sta accadendo. Ascoltare la musica, ascoltare il mio respiro che va, ascoltare le sensazioni, viverle dentro. Al di là delle sensazioni possono venire fuori delle emozioni. Mi viene da piangere, mi viene un ricordo di quando ero bambino e allora sta cosa mi commuove e io mi lascio andare e piango. Che problema c'è se piangiamo, no? Oppure mi viene da urlare. No? Questa respirazione va, a un certo punto mi prende il corpo, mi lascia andare e mi rilasso perché il respiro si abbassa da solo. E io posso godermi quello spazio, lasciarmi andare in uno stato di profondo rilassamento che è molto benefico, quindi al di là di tutto quello che ci limita, scopriamo una bella dimensione di noi stessi. Quindi andiamo, via!
Lo diciamo sempre che è difficile raccontare la profondità di una seduta, perché ci sono delle cose che le parole non possono esprimere, però il raccontarsi e raccontare serve un pochino a integrare anche l'esperienza e un po' a vedere che di solito dentro ai seminari c'è poi un filo rosso che accomuna le sedute. Valeria, cara, come stai? Bene, non so se sono già tornata in questo pianeta. Te la senti di parlare o... È successo a tutti quello che è successo a me? No, è solo a te se ce lo racconti. Io a un certo punto pensavo di essermi addormentata e poi mi sono svegliata e ho visto una luce, un buio totale, buio e dalle due parti laterali del buio c'erano degli alberi lunghissimi, come fosse una strada lunghissima però tutta buia che si vedevano solo questi alberi nella laterale. Allora ho pensato, forse perché mi viene in mente mio padre che viveva in Amazzonia così, no? E avevo sempre immagini di uno che camminava con la sacca sulla spalla. E allora lo odiavo, perché mio padre tante volte mi abbandonava, no? Se ne andava, quindi c'era questa immagine della sacca che lui se ne andava. E lì per tutto il tempo così è stato. Però non solo perché poi ci sono stata così tanto tempo a piangere per questo motivo, finché tu non mi hai messo il fazzoletto e ho detto Dio, ma da quant'è che sto piangendo, che non avevo la percezione del tempo, quindi non ho pensato che stavo piangendo per mio padre, avevo queste immagini fisse e avevo rabbia verso di lui, quindi era una rabbia. Come ti senti adesso? No, benissimo. No, mi viene ancora in mente un po' di immagini strane che non so neanche spiegare, non ci sono parole, quindi vediamo come andrà oggi. Vediamo.